Oggi parleremo di un argomento molto controverso, ovvero l'idrogeno, come avete letto probabilmente dal titolo. Molti pensano all'idrogeno come la vera salvezza, o del fatto che le auto elettriche siano solamente di passaggio e che in seguito tutti passeranno ad un'auto ad idrogeno perché è decisamente meglio. Mentre io, come in realtà tantissime altre persone, pensiamo che l'idrogeno utilizzato nel settore dell'automotive o come scelta di mobilità ecologica sia la scelta più sbagliata e oserei dire stupida che possa mai venire in mente a qualcuno. E voi cosa ne pensate? Ora so già che nei commenti troverò decine e decine di persone pronte a dirmi che mi sbaglio completamente senza neanche aver visto il video. È normale, ormai ci ho fatto il callo. Ma in ogni caso devo ringraziarvi anche se andate contro il mio pensiero, perché ogni mi piace, ogni non mi piace, ogni commento aiuta tantissimo a far crescere questo canale e quindi vi invito a questo punto ad iscrivervi se vi interessano questi argomenti. Andiamo a vedere un attimo l'idrogeno. L'idrogeno si divide in tre categorie, in tre colori, ovvero l'idrogeno grigio, l'idrogeno blu e l'idrogeno verde. Le differenze principali in realtà sono due, ovvero che l'idrogeno grigio e l'idrogeno blu vengono create attraverso l'utilizzo di combustibili fossili, nella precisione il metano, mentre l'idrogeno verde viene creato attraverso quello che viene chiamato elettrolisi o elettrolisi, non so bene dove sia l'accento, ma comunque il concetto è quello, ovvero l'immissione di elettricità dentro l'acqua che fa dividere le particelle di ossigeno da quelle di idrogeno, andando così a raccogliere l'idrogeno. E a tutti gli effetti, se questa tecnologia viene utilizzata con energie rinnovabili che possano essere di qualsiasi tipo, solare, eolico, idroelettrico, potrebbe essere veramente green, verde anche come viene chiamato, pulito. Ma il problema è che non è quasi mai così. E per un semplice motivo. Sempre più spesso sentiamo parlare del fatto che l'auto a idrogeno sia veramente il futuro e che sta facendo fatica ad arrivare perché l'auto elettrica sta spingendo, ma c'ha i suoi problemi. Sicuramente ha dei problemi l'auto elettrica, ne ho parlato anche in altri video, ma l'auto a idrogeno ha moltissimi più problemi. Ormai pochissime aziende si stanno concentrando sull'auto ad idrogeno e alcune di quelle che lo stavano facendo hanno abbandonato il progetto capendo che non aveva senso commercializzare una cosa del genere, anche semplicemente dati i costi per sviluppare le tecnologie ad idrogeno. Ma le case che si impegnano di più su questa tecnologia sono quelle che di solito non hanno neanche puntato sull'elettrico. Il caso più eclatante ovviamente è quello di Toyota, che con la Mirai sta continuando da anni a cercare di mettere questo veicolo come unica mosca bianca in mezzo a tutte quelle nere, ma i numeri dimostrano che non sta funzionando molto bene per Toyota in quest'ambito e il motivo è perché ci sono pochissime stazioni di ricarica. Infatti in Italia abbiamo solamente per ora una singola stazione di ricarica ad idrogeno, ovvero quella di Bolzano. In realtà ne stanno costruendo diverse e penso che sia proprio la spesa più inutile che si possa fare, perché l'idrogeno non ha senso per una transizione ecologica. Ma vediamo punto per punto, così ci capiamo e capite anche il mio ragionamento. Partiamo da dove viene prodotto l'idrogeno. Abbiamo quello verde che vi ho già spiegato, ovvero tramite l'elettrolisi, e se viene utilizzata energia rinnovabile questo idrogeno è veramente pulito e può essere utilizzato senza inquinare. Per ricavare idrogeno grigio bisogna far reagire il metano riscaldandolo intorno ai 1100 gradi e il vapore acqueo. Il metano nella chimica ha una formula di CH4, ovvero carbonio
e 4 molecole di idrogeno. Questo processo va a creare quello che viene chiamato syngas, ovvero una miscela di monossido di carbonio e idrogeno. E già qua partiamo malissimo. Infatti il prodotto finale non è solamente idrogeno, ma è idrogeno e carbonio, ovvero in pratica la molecola di metano spezzata in due. Questo vuol dire che tu vai a prendere idrogeno e ad utilizzarlo, questo è assolutamente vero, ma vai anche a scartare il carbonio, andando così a renderlo quasi peggiore di un combustibile fossile normale. Questo semplicemente perché va raffinato in questo determinato modo. Già il metano in sé per sé è molto inquinante e molto dannoso per l'ambiente, ma se devi andare a lavorare questo metano per dividerlo, creare idrogeno e creare di nuovo carbonio da essere poi rilasciato in atmosfera, vai a rendere il processo peggiore di quello che è in origine. La differenza tra l'idrogeno blu e l'idrogeno grigio è che l'idrogeno blu va teoricamente a catturare questo carbonio, ma è stato fatto solamente su piccolissima scala, pertanto non ci sono delle applicazioni commerciali ancora per questo e difficilmente ci saranno, dato che macchinari per trattenere la CO2, dato che una volta ovviamente rilasciata nell'aria questo carbonio si unisce all'ossigeno creando CO2, anidride carbonica, sono ancora nello stadio infantile, quasi inutilizzabili a grassa scala. Pertanto già qua siamo a un livello quasi inutilizzabile, a mio parere. Definirlo green ovviamente, poi in realtà è utilizzabile, è uno spreco immane di elettricità che potrebbe essere immessa direttamente dentro all'auto elettrica, ma ok, l'idrogeno viene comunque utilizzato in agricoltura per fertilizzare, pertanto verrà sempre creato, ma se viene creato con l'elettrolisi, ovvero l'idrogeno green, è un conto, mentre se viene creato utilizzando il metano, allora a quel punto che senso ha? Ho sentito fin troppe persone essere convinte del fatto che l'auto ad idrogeno è un'auto che va a vero e proprio combustibile, il che è stato testato ed è stato testato che non è fattibile, ma l'auto a idrogeno in realtà è un'auto a fuel cell. Questo vuol dire che l'auto viene ricaricata di idrogeno, ma l'idrogeno reagisce all'interno creando elettricità ed in seguito andando a ricaricare una batteria. Quello che non mi spiego è perché mai dovresti comprare in pratica quello che è un'auto elettrica ma aggiungendo un processo. L'efficacia di un'auto elettrica è fino al 90%, mentre quella di un'auto termica è intorno al 20%. Questo perché la maggior parte dell'energia viene trasformata in energia termica e non viene utilizzata direttamente per muovere le ruote. E un processo simile avviene per creare l'idrogeno, non quando è dentro la macchina. Si sposta solamente questo problema. Infatti l'efficacia delle auto ad idrogeno ad oggi, mettiamo le mani avanti ovviamente perché magari ci sarà una tecnologia incredibile, so che stanno lavorando per esempio adesso all'idrogeno solido, ma vedremo in un futuro. Per ora siamo solamente a livello di laboratorio, niente di commerciale. L'efficacia di un'auto a idrogeno, dicevo, è del 30%, quindi poco sopra quello di un'auto a combustione interna. Pertanto ripeto, che senso ha? A quel punto davvero conviene ricaricare l'auto, ci vorranno quei 30 minuti invece che 5 minuti per ricaricare di idrogeno, sempre che non ci sia fila, che adesso sicuramente non c'è, dato che un distributore e pochissime auto a idrogeno in tutto il mondo in realtà. L'esempio era italiano, ma vale per tutto il mondo. Ma se in un futuro ci sarà davvero questa richiesta di auto a idrogeno, è ancora
pochi distributori, ma anche qua ci arriviamo fra poco, il tempo di attesa per ricaricare, dato che comunque ci vogliono 5 minuti per ricaricare un'auto a idrogeno, aumenta. A quel punto tu vai a ricaricare l'auto nello stesso tempo in cui ricarichi, mettiamola così, l'auto a idrogeno. Che senso ha? Auto che alla fine dei conti è un'auto elettrica che porta al suo interno il suo storage di energia con l'idrogeno, ma alla fine è sempre un'auto elettrica. Detto questo, passiamo a vedere queste stazioni di ricarica. Uno dei problemi principali dell'idrogeno è che è difficilmente trasportabile. Questo che cosa significa? Che l'idrogeno viene prodotto direttamente alle stazioni di ricarica. Significa che ci saranno pochissime stazioni di ricarica adeguate per fare questo e che costeranno una pazzia di soldi per costruirsi in confronto alle poche decine di migliaia di euro che costa costruire una colonnina di ricarica, un parco di colonnine di ricarica. Prendiamo per esempio Tesla. L'esempio è americano, ma l'esempio è abbastanza buono. Tesla, per costruire un parco di 8 supercharger, paga intorno ai $40.000. In paragone, per costruire una stazione di ricarica a idrogeno parliamo intorno ai 2 milioni di euro, di dollari, euro, più o meno siamo a parità, quindi va bene. E in Europa stanno crescendo in alcune parti, ma altri stanno decidendo di chiudere le proprie stazioni di ricarica a idrogeno perché nessuno le sta usando e costano tanto per mantenersi. Infatti il discorso che l'idrogeno non può essere trasportato è semplicemente perché è corrosivo. Le molecole sono talmente piccole che passano attraverso le più minuscole cavità, andando a creare dei veri e propri disastri, cosa che è anche successa vedendo esplodere delle stazioni di ricarica. È difficile che una colonnina di ricarica elettrica possa esplodere. Oddio, le possibilità sono infinite, quindi magari in un universo parallelo sarà anche già successo. In questo no, però. Alla fine dei conti, chi è che vuole le auto a idrogeno rispetto alle auto elettriche? Chi produce questo idrogeno facendoci del profitto. E chi potranno mai essere queste persone? Potranno mai essere i giganti petroliferi? Un dubbio viene, diciamocelo, dato che comunque 99% dell'idrogeno verrà prodotto attraverso idrogeno grigio, quindi attraverso il metano, perché è più economico e perché, insomma, ce n'è sempre in abbondanza. Addirittura i pozzi petroliferi, una volta finiti gli scavi e lasciati lì a marcire, continuano a buttare su metano anche dopo che sono stati chiusi da diversi anni. Pertanto, perché rischiare di sprecare questo materiale che di base sarebbe quasi di scarto per non farci dell'altro profitto, come se non lo stessero facendo già abbastanza in questi ultimi tempi? Non lo so. L'idea di base dei detrattori dell'auto elettrica è che comunque l'elettricità viene prodotta tramite combustibili fossili. E anche fosse, in questo caso anche l'idrogeno verrebbe creato attraverso fonti fossili, solamente che il processo sarebbe doppio, perché dopo aver preso il metano va riscaldato a 1100 gradi con ovviamente dell'elettricità utilizzando dei combustibili fossili per dividere o creare idrogeno e carbonio che se ne va nell'aria, ma chi se ne frega alla fine, no? Per poi essere immesso dentro un'auto per creare elettricità nuovamente e finire con un'auto che è essenzialmente un'auto elettrica molto più complicata. Tutta la storia dell'idrogeno per ora gira intorno al fatto che ci si mettono 5 minuti a ricaricarsi invece che mezz'ora o quello che è con un'auto elettrica, cosa che è vera
fino a un certo punto, fino a che non ci saranno fin troppe auto a idrogeno che questo concetto non varrà più. Senza dimenticarsi inoltre che un'auto elettrica la puoi ricaricare a casa, un'auto a idrogeno, un'auto a combustione interna normale devi andare dal benzinaio, ma poi come si chiameranno? Idrogenai? Vabbè. Ripeto, questo è solamente il mio pensiero e anche il pensiero di tante altre persone, ma avete capito il senso. Voglio sapere in realtà anche cosa ne pensate voi, perché siamo qua in una community e quindi ognuno di voi ha la parola e ha la possibilità di dire cosa ne pensa qua sotto nei commenti. Quindi non vedo l'ora di sentire cosa ne pensiate voi e noi ci vediamo semplicemente in un prossimo video. E ovviamente non dimenticatevi di mettere mi piace e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Alla prossima!